Buongiorno a tutti, ben ritrovati in un video di Action Jack 2050 ragazzi. Oggi siamo qua in un nuovo video perché, come avete letto dal titolo e dalla copertina, andiamo a presentare finalmente un action figure che io aspettavo da tantissimo e che mi è arrivata più o meno un mese fa e fra tutto il fan boost non sono riuscito ad aprirla e adesso la voglio aprire perché è da un anno che l'aspetto, anche se si può dire che non ha avuto tutto questo successo, che non tante persone la volevano, ma io sì, quindi per chi interessa questo video iscrivetevi, lasciate like, commentate se volete, ma soprattutto, come ho detto un attimo fa, iscrivetevi perché voglio portare avanti sto canale e se vi iscrivete e state iscritti per un giorno potete entrare nella mia community e ovviamente mettere dei post su quello che volete, roba che sia non bannabile possibilmente. Comunque andiamo, va, perché non aspetto altro, sono stra euforico per questa cosa. Andiamo. Ok ragazzi, finalmente siamo qua, dopo un anno di tempo, dopo un anno che ho fatto l'ordine di questa bellissima action figure Marvel Legend di Mephisto, che possiamo dire che era un'esclusiva che facevano già vedere l'anno scorso al San Diego Comic Con, ma quest'anno veniva rilasciata a luglio e io l'ho presa, cioè, più o meno oggi perché ce l'avevo lì sul mio tavolo a prendere polvere e stavo solo aspettando di fare un bellissimo unboxing con voi, quindi spero vi piaccia come figure. Ma adesso passiamo alle parti più interessanti, cioè prima di tutto questa bellissima scatola che a me fa impazzire, però vabbè. Dalle foto all'inizio mi sembrava una di quelle classiche scatole da tavolo, quelle che si aprono da sopra, però non lo so, era una mia idea. E partiamo con questa bellissima scritta, con questo font un po' gotico, un po' che ricorda il Medioevo. Mephisto, ho scritto appunto Mephisto, qua Marvel Legends Series, qua appunto una mega immagine di Mephisto, qui abbiamo una sua bellissima illustrazione di un suo fumetto e qua dietro abbiamo la classica, diciamo, classica organizzazione Marvel Legend con foto bellissima con le varie descrizioni nelle varie lingue del personaggio. Qua sempre un Marvel Legends Series. Io aspetto solo cioè, già solo il teschietto mi fa impazzire come sculpt. Qua abbiamo un'altra, di nuovo la stessa, stesso disegno di prima e qua abbiamo la scritta di Mephisto. Io non so se tu che stai guardando sto video l'hai presa, ma ti dico già che è molto difficile riprenderla perché appunto essendo un'esclusiva adesso la puoi solo più trovare su eBay e su eBay ti costa un bordello di soldi, quindi cioè, detto in parole povere dovevi muoverti prima a prenderla, quindi infatti l'anno scorso anche se non ho avuto tanto successo è stato comunque difficile prenderla, reperirla. Io ho fatto appunto l'ordine normale, il preordine, però comunque costava già tanto il preordine, costava tipo 90 euro, quindi era ho gli standard alti per questa action figure e già dalla scatola mi piace. Ok, vi ho appena tirato fuori Mephisto fuori dalla scatola e a voi può sembrare un po' scombinata questa, diciamo, questa inquadratura, ma ha un senso, ragazzi, ha un senso. Di qua ho messo tutte le parti che c'entrano un po' più proprio col personaggio, di qua ho messo le due parti del trono che adesso andremo a montare assieme perché appunto non avendo mai avuto sta figura si attaccano con questi due perni qua dentro e non so quanto ok, abbastanza facile da attaccare. Poi non si vede tanto cioè non si vede la linea dell'attaccatura, quindi buono, si vede poco. E qua andiamo già a vedere i vari dettagli di questo bellissimo trono che veramente, vabbè, sotto potevano cioè, magari non farlo vuoto così, però vabbè, pesa già tanto
così. Il retro è fighissimo. Poi è fatto di una plastica, cioè non plasticaccia, plastica di qualità, diciamo. Qua abbiamo vari dettagli di vari scheletri, delle varie cose. Ci sono un fracco di crani in questo trono. Non so nemmeno se si possono staccare. Secondo me no, cioè non ci provo, però sarei curioso. Qua abbiamo anche un tentacolo, vari tentacoli, qua questo cranio qua particolare. Qui abbiamo appunto il trono, dove si siederà la nostra figura, che non ho idea di dove mettere in collezione, ma boh, vedremo, cioè, vedrò, magari farò un post su Instagram, su TikTok, a chiedere a voi un parere di dove posso mettere questa figura. E poi ragazzi passiamo direttamente alla figura, come voglio fare e farò e ho già fatto nello scorso unboxing. Darò di voti sulle varie cose, quindi adesso andremo a vedere un po' in generale, poi do i miei vari giudizi. Quindi partirei proprio dalla figura di Mephisto, che devo dire, già a guardarla così è leggermente più alta di altre figure, ha una scala leggermente più alta, ma ci sta, va bene. Quindi, allora, ha delle ombreggiature abbastanza buone. Ne avrei messo un po' di più su questo busto qua, che è fatto un po' di plastica, non, cioè diversa rispetto a quella del trono. Qui abbiamo poi diciamo gli stivali, che sono fatti in questa colorazione, che anche qua ci avrei messo un po' più di ombreggiature sopra, ma vabbè. Anche qua su questo tessuto qualche ombreggiatura in più anche. Diciamo che a questo personaggio manca un po' di ombreggiatura. Ne ha sulle gambe, per esempio, sulle braccia, ma per esempio busto e addome poco. Soprattutto il petto non ne ha niente. Poi posabilità, boh, ha queste articolazioni a farfalla molto comode e molto belle, gli permettono di fare questo movimento. La testa non l'alza più di molto, però l'abbassa tanto. Il busto lo abbassa un po', lo alza anche un po'. Le gambe si possono muovere anche se hanno questa vestaglia in mezzo, e si muovono fino a qua. Poi abbiamo il piede che ha l'articolazione stradura, ok, ed è un bene però, perché infatti non voglio cercare di distruggergli già la prima volta l'articolazione del piede, perché sennò mi cade il personaggio. Qua la muove, classica articolazione della Marvel Legend. Poi ha questo taglio qua delle ultime Marvel Legend, che serve per far girare il polpaccio. Qua le braccia le alza fino a qua, poi in giù, poi fa i 360 gradi, non so se lo può girare. E poi vabbè, l'avambraccio va bene, anche l'articolazione delle mani che si possono muovere avanti e indietro. Diciamo che cioè, per articolazioni è praticamente perfetta. Colorazione mi aspettavo un po' di più, non so, magari era perché ci è andato un po' di più sullo sculpt o comunque sul trono, ma l'action figure in sé di Mephisto non è molto, non ha tante colorazioni. Poi passerei a già i suoi accessori, perché ne ha un po', come potete vedere. Ha due mantelli, il primo è quello in plastica, come plastica normale. Poi si sono svegliati e hanno detto: ma magari fare il mantello di tessuto, meno male.
Però adesso andiamo a vedere questo che è tinto molto bene, confronto con la figura, e ha questo pernino qua che si attacca qua dietro, che in questo momento non l'ho mai provato, ok, abbastanza facile. E comunque ti rimane il mantello così, ma penso che non lo userò perché semplicemente appunto non è comodo. Ragazzi, non so, occupa troppo spazio, se no. E comunque è un mantello normale, fatto bene, particolare, anche perché non ho personaggi con mantelli, cioè ne ho pochi, pochi. Poi qui abbiamo la cosa un po' differente che dicevano l'anno scorso, il mantello in tessuto, che ha anche questo pezzettino qua sotto che non so cosa serva, in teoria penso vada qui sotto, attaccata qua al posto di questo, però devo capire come si attacca e non penso lo farò in questo video, magari vi attacco ancora questo, però boh. E qui possiamo vedere che ha una specie di amuleto, un talismano attaccato, che non ha qua, quindi molto figo questa cosa, e penso lo userò anche per fare foto e cose del genere. Qua ha perso un pezzettino, non so di cosa, però va bene. Qua ha il mantello appunto con i dettagli anche sul tessuto, che è molto figo anche questo. E diciamo che con i mantelli abbiamo finito qua. Se volete, aspettate, potrei fare un casino, ma ci provo. In teoria si attacca così, dai ti prego, ok. Ah, ma è abbastanza facile, è facile attaccarlo, ok. Si attacca così, è molto più figo del mantello normale in PVC, ragazzi, secondo me. Poi per gli amanti della plastica, per chi vuole inquinare, non so, però poi cercherò di attaccare questo in qualche modo, però molto figo, quindi good. E poi possiamo andare a vedere uno degli accessori che mi piace di più, cioè la spada, che è molto figa, molto ben colorata, con abbastanza, diciamo, dettagli, ecco non mi veniva il termine. L'unica pecca, diciamo, un po' così, come anche, diciamo, faccio un esempio delle unghie di Wolverine, è che è questo, cioè sì, giustamente non puoi farlo infilzare addosso a qualcuno, però comunque cioè, se lo mettete in una scatola senza protezione si incurverà quasi sicuramente. E poi volevo provare questa cosa che la provava anche nelle foto, cioè questa cosa qua della spada che si infila così, guardate che figo. Così che sembra che anche il tentacolo la prenda, quindi molto bello come cosa. E appunto stavo dicendo, ha una bella colorazione, dei bei dettagli, l'unica pecca appunto sta lama che è un po' così. Poi abbiamo l'accessorio del teschio che può tenere in mano, è molto figo anche questo. Questo devo dire che secondo me lo userò in altre, anche per fare foto, stop motion eccetera, perché mi piace tanto e è molto versatile, potrei usarlo per qualsiasi cosa, quindi buono. Poi abbiamo un'altra testa intercambiabile di Mephisto, che possiamo vedere cioè, è abbastanza uguale a quella di prima in realtà, però boh, cambia un po' gli occhi, ma sono sempre un po' arrabbiate mentre fa il ghigno, quindi vabbè. Però mi piace più questa per qualche dettaglino in confronto a questa qua, quindi penso la cambierò. E possiamo vedere che questo confronto del corpo di Mephisto ha molte più, giustamente anche, cioè, dettagli e poi anche colorazione è fatta molto meglio, i capelli
forse potevano essere fatti leggermente meglio, ma vabbè. E ha due mani intercambiabili per tenere ovviamente, non so, la spada per esempio, con anche decorate con le unghie nere. Quindi diciamo che allora per il prezzo ne vale per metà, perché cioè, per esempio qua ho notato questa cosa qua che non vi ho ancora detto, cioè questo, che un action figure che ti costa, fai finta, senza il trono ti costerà 60 euro, un action figure che ti costa 60 euro così, che non può essere articolata qua, però hanno articolato le gambe, non è molto, diciamo, molto buona, perché ci sono action figure che costano di meno e comunque ce l'hanno la cosa articolata lì, quindi mi fa un po' strano, però vabbè. Del resto mi piace molto, anche l'ombreggiatura potevano farne di più, anche se adesso noto che cioè, dopo un po' che la guardo io noto le cose, ragazzi, scusate, ma è anche per me la prima volta, anche se vado prima a documentarmi per un video, però scopro anch'io cose che magari non hanno detto. E adesso arriviamo ai vari voti che possiamo dare per questa cosa. Allora, seguendo i miei criteri personali, quindi dico personali, voi nei commenti dite quello che volete, io in questo video lo faccio per dare ancora la mia idea sull'action figure. Il primo criterio ovviamente è sul design e colorazioni. Allora, se non fosse che qua c'è pochi dettagli così, io gli darei cioè, praticamente un 10 perché è fatto benissimo, però sarò costretto a dare tipo un 9 più, perché comunque se non guardiamo questo è perfetto, cioè dico per colorazione è perfetto, quindi anche dettagli non posso non dargli meno di 9, quindi gli darò un 9 più un 9, cioè l'unica pecca appunto è questa cosa qua, che non mi piace, anche il materiale è un po' scadente, come si può dire. Secondo criterio diamo la posabilità e le articolazioni, e qua c'è già qualche problemino, perché qui per esempio ho notato adesso che si può muovere e prende già punti in più, però sta cosa qua che non può muovere, non può muovere sta parte qua mi fa abbastanza arrabbiare. Poi non so se sia solo perché questa cosa qua del tessuto, questo non ne ho idea. Ah no, scusate, si può muovere? Ah no ragazzi, ho capito dopo mezz'ora cos'è che... Infatti se vedete gli ho tolto questo perché ho capito perché non può muoversi, perché qua ha questa cosa qua che appunto gli puoi mettere il mantellino, è quello che farò adesso. Però devo dire che cioè, spendi 90 euro per un action figure, almeno questa giuntura qua che è una delle più importanti per un action figure dovresti metterla, secondo me. Poi ditemi la vostra. Direi però, ritornando alla posabilità articolazioni, gli darei un 9 perché è articolata benissimo, non fosse per questa cosa qua. Non fosse per questo sarebbe 9,5, cioè tutto, anche perché ha la testa che non si alza molto, si abbassa solo tanto, quindi poi vabbè, se vogliamo, io sto facendo proprio tanto il pistino, tranne per questa cosa qua che secondo me è un errore un po' importante, perché per un action figure comunque ci sono veramente Marvel Legend che costano di meno e puoi farlo. Quindi boh, mi fa un po' strano, cioè prendiamo già solo questa Marvel Legend qua di Hulk che costa molto meno, puoi ruotarla di 360 gradi, quindi mi fa un po' strano, però vabbè. E ultimo criterio, ma non meno importante ragazzi, è il costo, il prezzo, la qualità. Allora, secondo me è un action figure che adesso, come adesso,
non ne vale più la pena comprarla, perché veramente per 150 euro, ragazzi, io mi comprerei qualsiasi altra cosa. Però, boh, riusciste a costruirvi una macchina nel tempo, ritornare a un anno fa, a luglio, che potevate ordinarla, sì. Mm, eh, vi converrebbe, perché appunto se siete dei venditori adesso potreste rivenderla. Io non lo farò perché sono un appassionato, quindi non mi importa molto di rivendere, fare queste cose. E invece appunto per gli appassionati avreste un pezzo da collezione non da poco, perché una delle uniche action figure che potete comprare adesso di Mephisto oltre a questa è quella della Diamond Select, che vi lascio qua la foto, che costa anche questa tipo 200 euro, solo perché è rara, del resto non per altro, quindi ragazzi, per me è pure brutta esteticamente, è molto meglio questa. Quindi, boh, adesso come adesso, tipo, sarebbe un 7 su 10 comprarla, ma proprio anche 6. Un anno fa un 8 e mezzo, 9 comprarla con il prezzo, perché adesso, cioè, secondo me andrà avanti magari fino a 200 euro questa action figure, anche perché è un'esclusiva, è rara e tutto, quindi potrebbe anche capitare questa cosa. E invece adesso siamo arrivati in quel momento del video che mi piace tanto, come dico in ogni video, è la size comparison, ragazzi, perché così per capire anche la scala. Ok, ragazzi, vi ho sgomberato l'area di vari accessori e vi ho preparato varie action figure, Marvel Legend in generale, così da farvi vedere meglio le sue proporzioni e come si presenta vicino ad altre figure. Vi metto vicino un action figure che metto sempre nei miei video, cioè quella di Spider-Man Maximum, ed è anche abbastanza nuova, se non ce l'avete ve la consiglio di andare a comprarla. E come potete vedere di altezza è leggermente, comunque abbastanza più alta delle Marvel Legend, in generale sembra quasi una scala di Marvel Select, in realtà, mi dà quest'idea a me. Poi vi ho preparato il mio Marvel Legend Punisher, questo qua, che vabbè ha una testa a mezzo, però vabbè, lasciamo stare. Comunque potete vedere che è più alto, cioè, di norma le Marvel Legend non sono così alte, per chi non sapesse, non ne avesse una. Qui abbiamo Mafex Daredevil, che anche lui è molto più basso. E appunto non sto qua a spiegarvi, le Mafex sono anche leggermente più basse delle Marvel Legend di solito, quindi vabbè, adesso vi presenterò Tony Stark dell'SH Figuarts, anche se sapete già anche voi magari meglio di me che le SH Figuarts sono più piccole di solito, soprattutto all'inizio, e potete vedere che lui è veramente basso, ma anche con le Marvel Legend è basso. Poi vi volevo mettere in questo video, visto che vi ho fatto l'unboxing la scorsa settimana, di Bruce Banner dell'MCU, anche se non sta in piedi, speriamo stia un po' più in piedi adesso, ok. Comunque potete vedere che veramente è alta come figure questa, quindi vabbè. Adesso vi metto vicino accanto la Marvel Legend di Hulk che vi ho fatto vedere prima, e questa non so quanto sia, è leggermente più alto di Mephisto. Comunque ha una scala abbastanza giusta secondo me, perché se andate a vedere nei fumetti è uno spirito satanico, un diavolo, comunque è abbastanza alto come nei fumetti. Poi vi metto per ultima action figure quella di Juggernaut, che non poteva mancare, questo unboxing. Le mie ultime considerazioni per questa figure, devo dire, sono abbastanza buone, anche se c'era qualcosa che pensavo fosse meglio, soprattutto adesso che la riguardo anche di nuovo, è per esempio i piedi, che non ha l'articolazione di piedi come per esempio ha
non so, un classicissimo Spider-Man, che magari a lui non possono servire, però per una figura che costa così tanto, ragazzi, una Marvel Legend, avere almeno questa articolazione qua potrebbe servire, o comunque ne varrebbe il costo. Comunque, boh, io ve la consiglio, sì, ma non adesso. Se la volete veramente, cercatela su eBay, vi consiglio un po' di fortuna, soprattutto. E niente, questa era la mia ultima considerazione su questa figure. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Io per questo video ho finito, spero vi sia piaciuto, mi auguro di sì. E come vi ho detto prima, vi lascio il link in descrizione dei miei vari social media che volete, se volete guardare anche altri video, comunque altri contenuti su Instagram, TikTok, quello che volete. Vi invito ad iscrivervi a questo canale, che siamo sempre di più, e sto cercando di creare una community un po' più ampia, soprattutto di italiani, su questo argomento, visto che, ragazzi, non esistono canali che parlano di questa cosa, di Marvel Legend. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video e alla prossima, ragazzi! Spero vi sia piaciuta questa esclusiva. Ciao!